guys, so we know where we're going with the microphones. We've got 2 microphones. Start with the guy at the back, please. Buonasera mister, eccomi. Ieri in conferenza stampa aveva fatto capire che voleva delle risposte importanti dalla sua squadra, di saper soffrire, di personalità. Aveva parlato anche di una squadra giovane a livello europeo che doveva crescere di livello contro una squadra come il Napoli. Ha avuto tutte le risposte che si aspettava ieri in conferenza? Buonasera, tante risposte. Abbiamo in giro di 2 settimane abbiamo vinto una squadra strepitosa. I primi 20 minuti ci hanno massacrati, ci hanno distrutti, era impossibile. Volevamo chiudere il suo lato sinistro dove con Kubilabi, Gulan, Hamsik, mi auguro un bel recupero per Gulan, con Jorginho, con Insigne, hanno una capacità incredibile di fare passaggi corti, di uscire e di attaccarti. Volevamo chiuderle ma con Pepe Reina è stato impossibile. Il secondo tempo l'abbiamo fatto un po' meglio, abbiamo sistemato un po' meglio il pressing alto è andato un po' bene, ma soprattutto sono felice come abbiamo reagito dopo l'1-0, perché prima dell'1-1 già abbiamo riuscito a tenere più palla, a tenere più possesso, perché se ti lasci giocare non esci dalla tua porta, non esci durante 90 minuti, là sono la squadra in spazi corti, sono la squadra più forte del mondo in questo momento, eppure con il 2-2 è vero che Callejon ha avuto una grande chance, ma abbiamo reagito istintamente dopo il 2-2 con grande carattere andare avanti. So perfettamente, come ho detto all'andata, contro cui squadra abbiamo vinto. È una squadra che mi innamora a vederla giocare. Oggi mi ha fatto soffrire il primo tempo, primo 20 minuti. Mi auguro che possano stare in salute i suoi giocatori e competere, perché il calcio ha bisogno di squadre come Napoli. Sono molto felice perché siamo già in ottavi finali fra le 16 squadre più forti d'Europa, e veramente giocatori come Raj, come Sané, che ce l'hanno 21 anni, 22 anni, giocare come hanno giocato, Gundogan e Danilo lungo tempo senza giocare, abbiamo giocato molta personalità. Poi alla fine con Silva e Bernardo Silva ci hanno aiutato, perché la sua capacità, la sua qualità, tenere la palla, non perderla, farle girare. Devi tradurre tutto questo? Ci provo. Buono. E niente, grandissima vittoria per noi, perché ci fa credere che qualsiasi parte la possiamo fare. Okay, yesterday you made clear that you wanted some important answer from your team. Did you get those answers? Yes, I did. I think I got very many answers, and in 2 weeks we won against a very, very top side, against an amazing team. They completely destroyed us in the first 20 minutes, especially on the left side with Gulam, and by the way, I wish him well for his recovery, together with Insigne on their side. They gave us a lot of problems. We tried to close them down, but it wasn't always possible. Also thanks to Reina, they played a big part on that, but in the second half we did much better. I was very happy with the reaction, especially from when we went from the 1 goal down to equalizing. From that point we started having more possession on the ball, and that's important, because otherwise you can't come out from behind. I think that we probably played against one of the teams that plays the best football when they play in the short spaces, and once again the reaction was great. We knew how tough it was going to be, and I knew from before the game in Manchester. But I love playing this team. I love Napoli. We suffered a lot in the first 20 minutes. And I really like the way they play. We really need teams like Napoli in these competitions. Of course, we're very pleased that now we are through in the last 16th.
I'm really pleased for some of my players that played amazing football, like Sterling, Sané, Gundogan, Danilo, that didn't play a lot in the last period of time. So I'm very pleased, especially with the personality, and it's a great win for us. Pep, in terms of the reaction from your players after a difficult first half an hour, do you think it says so much about the growing maturity in the team, and do you think it was a real sort of coming of age moment for this side that they could play so impressively for that last hour of the game against a very, very difficult team in difficult circumstances? Yeah, we spoke about that yesterday and today. Before we come here, we spoke about that. So in that level, we cannot expect control 90 minutes, and we're going to suffer. The point is, how are we going to overcome, to react in that situation? And we did it twice, after 1-0 and after 2-2. And that's why I'm so pleased. So when everything is going well, so it's easy. Even you and I, we can play. So the situation is, no, that's not. The point is how in the bad moments the team react, and we did it, and we did it really well. La reazione in particolare dopo il primo tempo dice molto riguardo alla maturità di questa squadra e soprattutto di come adesso può competere a questi livelli contro i top team. Ne abbiamo parlato parecchio ieri in precedenza. Sappiamo benissimo che questo livello è difficile, giocare per 90 minuti, per dominare la partita per 90 minuti non è sempre possibile, ma quello che è importante è come reagiamo. Quando vinci magari è sempre facile, ma quando ci sono i momenti più difficili, quello è il momento in cui voglio vedere la reazione della squadra. Pep, Sergio Aguero is now Manchester City's all-time record goal scorer. How do you put into words what he's done for Manchester City? When one guy achieves what he has achieved, so it's just big congratulations for all his teammates he played with, managers. It's a big news for him, so he's a legend for that club, for the history, and enjoy it. So everybody has to be so proud of that. Aguero adesso è il miglior marcatore della storia del Manchester City. Con che parole puoi descrivere questa sensazione? Quello che ha fatto è ovviamente straordinario, posso semplicemente dirgli congratulazioni per quello che ha fatto, è una leggenda e gli dico di godersi questo momento. Coach, complimenti per la vittoria agli Annicelli di Canale 21. Avete raggiunto il primo obiettivo di una stagione nella quale per gli investimenti fatti c'è un enorme livello di aspettative. Qual è la cosa più bella della sua squadra che le è piaciuto stasera al termine appunto del raggiungimento del primo traguardo stagionale? E poi, mister, mi consenta, lei ha lavorato in Italia e conosce gli italiani. Il fatto che il Napoli continui a restare in Europa dipende un po' anche da voi. La facciamo una promessa solenne, insomma, per la partita in Ucraina? Noi giocheremo contro il Feyenoord a vincere e andremo a Ucraina a vincere. So, si vede la mia carriera, ma ho giocato una partita per farlo. Quindi Napoli deve pensare a se stessi, a vincere a Shakhtar qua, e noi andremo a Shakhtar a Donetsk a vincere. Questo non c'è dubbio. Lo che mi piace più è quello che ho detto prima. So, come abbiamo reagito in momenti brutti, difficili, che il Napoli ti mette sempre in difficoltà. You now reach your first goal of the season, having qualified for the next stage of the Champions League. What do you think is the best achievement from tonight's performance? My second question, you know how important will be for Napoli to go through is obviously the game you will be playing against Shakhtar in the next matches. Well, I consider I always want to win, so we will always play to win. That's our mentality. Napoli needs to think about their matches. We will think about our games. If I had to single out something tonight, it's the way that we reacted after we went down. Pep, you've already had plenty of tough games this season. Was that the best performance by your team this season?
Well, we had a good games during that season, considering the opponent, the quality of the opponent. The opponent. I'm not saying that in the Premier League the teams we won. So when we talk about Liverpool at home or Chelsea away, so I have a lot of respect of all my opponents. I never said one bad word about my opponents, but of course, I said in Manchester and today. So my opinion about that team. So I'm so happy because I know exactly against which team we were able to win. So they added something special in the way they play. So the first 20 minutes I'm suffering, by the same time I was the spectator, say, wow, how good they play. How good is for the football to be these two teams but just thinking in attack and create. And that's why when that's happened, the football is fantastic. So, and of course I'm happy because we won, but that is the main point, I think, tonight. Avete giocato parecchie partite difficili già in questa stagione, ma la consideri probabilmente la migliore performance fino adesso della stagione? Sì, è vero, abbiamo giocato tante buone partite contro il Chelsea, contro il Liverpool, ma considerando l'inizio in particolare di questa partita, i primi 20 minuti dove il Napoli ha fatto veramente qualcosa di speciale, è una squadra veramente speciale, mi veniva come sensazione di dire wow, semplicemente a guardarli, dire quanto sono bravi, come cercano l'azione, come cercano il gioco, quindi credo che sia veramente un risultato fantastico per il fatto di aver vinto e aver portato a casa questa vittoria. Buonasera Guardiola, volevo chiedere anche alla luce di questa sua ultima risposta se considererebbe l'esclusione del Napoli dalle prime 16 dell'Europa un'ingiustizia sportiva e se stasera ha avuto qualche volta paura di perderla la partita e se sì, quando? La risposta è chiara, 20 minuti. Oggi mi hanno chiesto chi ha sentito quando Insigne ha fatto il primo gol. Quando Insigne ha fatto il primo gol, quello che pensavo lo meritavano. So, quello che mi è venuto in mente è giusto, calcio a volte è giusto. In quel momento ho pensato, come reagiamo, se andiamo sotto, ci lasciamo andare o continuiamo, e abbiamo continuato in ballo. Non possiamo dimenticare che il Shakhtar è straordinario anche, se lo vedrete quando fra qualche settimana. So, nel calcio dobbiamo accettare che i meriti sono quello che sono. Non posso dire, mi piacerebbe molto che il Napoli andasse avanti, per il rispetto che ce l'ho a Maurizio, perché ce l'ho Pepe Reina, che è stato un compagno mio, eppure giocatore mio nel Bayern di Monaco, con tante belle cose, ma il Shakhtar è una squadra meravigliosa, hanno dei attaccanti con tutti questi 3-4 brasiliani per dentro che sono pure meravigliosi, quindi si hanno fatto quello che hanno fatto perché Shakhtar pure lo merita, ma ancora è aperta perché dipende dal Napoli, un po' di noi. Se il Napoli vince le 2 partite e non riusciamo a vincere a Shakhtar, ce la può fare. Noi solo che possiamo fare, perché Shakhtar lo sa, che contro il Feyenoord di Rotterdam andremo a vincere e noi viaggeremo a Shakhtar. Qualsiasi giocatore che c'era in campo la prepareremo per vincere la partita, questo non c'è dubbio, perché è l'unica maniera che una squadra come questa al City, che non c'è un spessore europeo di tradizione, non perché non siamo capaci di farlo adesso, oppure l'anno scorso, non è spessore, la maniera di crescere verità è andare anche già qualificate a dimostrare quello che siamo, è l'unica maniera di vincerci il rispetto degli altri. Should Napoli not qualify for the next round, would you think that would be unfair for the team? And there was a time, was there a time tonight when you were afraid of losing the games, and if so, when? Well, I said before in the first 20 minutes, yes, of course I was very concerned after the goal scored by Insigne. Just for, well, you know, they deserved that. I think it was totally fair, but I thought, come on, let's carry on and move on. I would say about if it would be unfair for Napoli not being qualified, we must not forget that Shakhtar is a very good team.
in football we must accept and give credit to other teams when they play really well. I've got huge respect for the players that we play against. Reina when I was by Munich, Sarri of course, but let's not forget Shakhtar is a very, very good team with those 4 Brazilians in front, and I think it is still open. If Napoli wins the next 2 games, if we beat Feyenoord, of course they got and Shakhtar, of course they got a chance to qualify. But whatever happens, we will go there. We will prepare to win the game because I think that's the only way to improve. You improve by go and win games even if you're already qualified. Grazie,